Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Con il video di oggi avvio una nuova serie, nella quale andrò a recensire e provare i prodotti di Belle Arti. Nel video di oggi tocca il My Mary Puro, che ha vinto il sondaggio che ho fatto nella community, ma tutto ciò che ho da dirvi sulla serie e sulle considerazioni finali le dirò a fine video, quindi adesso basta con le chiacchiere e via con lo spacchettamento. Eccoci qua, My Mary Puro, colori ad olio superiori. Cercherò di essere il più onesto possibile, anche perché non è un video sponsorizzato dalla My Mary. Ma adesso apriamo il pacchetto. La prima cosa che però non capisco, anche se era comunque scritto su Amazon, non è un errore, perché si parla da tubetti di 20 ml, però riempiti soltanto per 15 ml. E siccome viene chiamato colori ad olio linea My Mary set, io penso sia un set per iniziare, però in realtà manca il bianco. Aprendo la confezione troviamo giallo di cadmio chiaro, rosso di cadmio chiaro, terra di sine bruciate, blu oltremare scuro e questo medio incolore che leggendo dovrebbe essere olio di cartamo e di papavero. Quindi questo ci fa capire che l'olio aggiunto ai pigmenti è quello di cartamo e di papavero e non quello di lino. Naturalmente può essere una scelta dovuta all'ingiallimento degli oli, io preferisco quello di lino. Quando faccio i miei colori ad olio uso solo quelli di lino, però naturalmente stiamo parlando della My Mary, una marca comunque affermata e buona. Adesso svuotiamo il pacchetto, lo mettiamo da parte. Quindi questo medio incolore lo andrei a togliere per il momento e inizierei verificando la coprenza di questi colori e la resa appunto cromatica. Se una cosa che noto al tatto è che comunque sono davvero molto pigmentati perché sono duri. I tubetti sono sempre gli stessi della My Mary, quindi non è differenza nel tubetto. Il rosso e la terra li sento più pieni, il blu un po' di meno e il giallo è molto duro. Ma come sappiamo in realtà ogni pigmento necessita di più o meno olio, quindi può essere dovuto anche a questo. Allora adesso vediamo, apriamo il tubetto. Ottima questa cosa, il tubetto è riempito fino all'orlo e quindi questo permette la conservazione nel tempo. Quindi mettiamo questo rosso cadmio qui. Difatti già potete notare come non c'è un riversamento di olio. Vedi invece come avevo detto, qui nel blu, che lo sentivo molto più morbido, c'è molto più olio. Ma il blu è proprio così. Il blu è tremendo. Fatemi sapere appunto se vorreste un confronto anche con i miei colori ad olio, quelli fatti a mano. Adesso ho preso 4 pennelli così non dover pulirli e in qualche modo inquinare i colori tra di loro e vediamo appunto come sono al tatto. Molto coprenti. Naturalmente non è che mi aspettavo qualcosa di brutto, cioè comunque stiamo parlando della My Mary. Io ho utilizzato e utilizzo comunque ancora i colori della linea base della My Mary perché sono ottimi, figuriamoci questi. Questi naturalmente sono colori per chi necessita di una qualità superiore, ma naturalmente non sono colori che io consiglierei a un principiante, questione economica. Molto coprente. Il giallo invece un po' di meno, sono molto pastosi come colore. Giallo molto più trasparente, anche perché teoricamente sia il giallo che il rosso sono colori trasparenti. Lo possiamo leggere da qui, da questo quadrato trasparente. Vedo di mettervi un'immagine per farvelo leggere meglio. Sono entrambi colori trasparenti, eppure il giallo lo è molto di più del rosso, forse ho utilizzato più colore. Il terra di Siena invece è un colore coprente al 100%. Questo è un
quadrato completamente pieno, e il blu semitrasparente. Quindi è naturale che stiamo parlando di un prodotto veramente di qualità superiore, nel senso, solo con qualche pennellata che sono riuscito a dare, già ho sentito comunque una pastosità diversa. Si vede comunque che è più puro, anche se il Maimeri puro si intende la purezza dei pigmenti e non degli oli, perché comunque, come abbiamo già detto, questa cosa un po' non la condivido. C'è l'olio di cartamo più l'olio di papavero con l'aggiunta di sostanze additivi. Naturalmente qua dice che ce ne sono veramente poche, parla di una minima quantità di additivi, mentre nella mia ricetta è soltanto olio di lino, medio di impasto che è sempre olio di lino fatto gel più pigmento. Però naturalmente dobbiamo considerare che sono tubetti preparati e che devono durare mesi prima di essere aperti, quindi si devono conservare molto molto bene, e quindi degli additivi, qualche cosa, dei conservanti servono per forza. E adesso quindi la cosa che non capisco è che, essendo un set di partenza, serviva comunque un bianco di titanio o almeno di zinco. La cosa che penso è che, essendo Maimeri puro, forse il bianco va preparato, vengono venduti più recenti, perché il bianco, titanio, ossidazioni e cose varie, provo a pensarla così. Anche perché non è un acquerello questo che si lavora in trasparente, non so perché non l'abbia aggiunto. Difatti, se io volessi utilizzare, e dipingerò su questa per capire appunto come il colore si comporta su una superficie non bianca, andrò a utilizzare il mio bianco di titanio, che è puro, comunque è buono. E quindi fatemi sapere se vorreste vedere un confronto tra i Maimeri puro e i miei colori fatti a mano, e magari anche colori più economici. Quindi adesso prepariamo una tavolozza e realizziamo questo mandarino. Adesso sto realizzando questo mandarino dal vero, ma in realtà non è un dipinto, ma è un test sul colore. Fatemi sapere se vorreste vedere un dipinto, un ritratto, qualsiasi cosa fatto bene con i Maimeri. Se dovessi dare le mie considerazioni finali su questo prodotto, è naturale che parliamo comunque di un prodotto di alta qualità. Questi sono dei piccoli appunti che mi sono segnato, comunque per cercare quel pelo, insomma, perché comunque voglio che sia una recensione fatta come si deve. Per chi dipinge molto materico e pastoso, questi colori sono ottimi, perché in realtà conservano e hanno una densità elevata. Questo diventa un contro per i pittori come me, che ricercano la velatura, il colore fine che scivoli tranquillamente sul nostro supporto, perché dobbiamo necessariamente diluirli. Naturalmente questo però diventa un pregio, perché vuol dire che sono colori molto pigmentati, anche se dovendoli mettere a confronto con i miei colori ad olio si potrebbe leggermente aumentare la porzione di olio e allargare la confezione del tubetto. Un pro di questi colori è la brillantezza davvero davvero forte, elevata. Difatti si tratta di pigmenti puri e non imitazioni. Anche la conservazione di questi tubetti è molto importante. Credo che il tubetto come materiale sia uguale a quelli base, però il modo in cui sono stati conservati nel tubetto, c'è meno olio, il tappo sembra molto più ergonomico e più facile da svitare e utile per conservare, perché a volte capitava che il tubetto sembrava appunto che l'avessi chiuso, però in realtà avevo messo il tappo storto. Questi o lo chiudi bene o non si chiude. Un altro pro è che ci sono pochi additivi, ci sono, ma sono pochi. Naturalmente è impossibile che non ci siano, perché non sono i colori ad olio che noi facciamo, che li facciamo e sappiamo che nel giro di 1, 2, 3, 4 mesi li andremo a consumare. Questi sono studiati per durare anche anni chiusi nei tubetti e naturalmente hanno bisogno di conservanti per poter durare. Un difetto però di questi additivi e degli oli utilizzati è l'odore. Sinceramente mi ha un po' dato fastidio l'odore che sentivo da questi colori. Naturalmente sono abituato a sentire questi odori. Mi raccomando, lavorate sempre in uno spazio aperto e ventilato.
E naturalmente l'ultimo pro, ma è durata e qualità dei prodotti, nel senso sappiamo che dureranno, cioè confrontando il giallo Maimeri puro con il giallo cadmio, sempre Maimeri vediamo una netta differenza, stessa cosa con il rosso cadmio, il Terra di Siena e il blu tremare, sono tutti, tranne il Terra di Siena che è un plebeo, ma potete vedere come la differenza tra i colori sia proprio esagerata. Un altro difetto è che essendo un set per iniziare a dipingere manca il bianco, cioè non è un set se non c'è il bianco in realtà, almeno il bianco, un bianco di titanio, perché sappiamo che il colore ad olio è per addizione. Certo, sicuramente ci sarà qualcuno che tende a utilizzare la trasparenza della tela, probabilmente, ma non è un acquerello questo, quindi un bianco si serve per forza. Quindi Maimeri è un altro piccolo difetto è che seccano velocemente, o perlomeno già il giorno dopo si è creato sull'olio quella patina, no? Quindi se volete un prodotto che già il giorno dopo o tra dopo 2 giorni sia già secco, è ottimo. Per me, che il giorno dopo, almeno su 2 giorni, mi piace lavorare su un soggetto, lo trovo un po' scomodo per me, perché proprio l'olio è questo, deve asciugarsi nei tempi giusti, anche perché ti dà la possibilità di lavorarci oggi, domani su uno stesso pezzo, senza doverlo farlo asciugare. Se no, a questo punto potrei utilizzare l'acrilico se avessi necessità di questa velocità di asciugatura. Naturalmente il prezzo è quello che è, ma sono colori per gente, comunque per pittori già che richiedono una qualità nel supporto, però comunque sono colori che consiglio. Se dovessi dare un punteggio da 1 a 5 darei 4, proprio perché nel set iniziale manca il bianco, per questo essere troppo pastosi, e comunque poi hanno aggiunto anche un medio di impasto, quindi per dare ancora più corpo al colore, e sinceramente questa scelta non la capisco. E questa era la mia recensione e la prova del Maimeri puro. Spero di essere stato d'aiuto, uscirà sicuramente un nuovo sondaggio con un altro prodotto da provare. Se volete potete lasciare un commento qui sotto, se vorrete condividere, se avete provati, se avete altre domande da fare che magari ti avessi dimenticato di dire qualcosa nel video, un mi piace se questo video ti è stato d'aiuto, quindi condividi la tua opinione attraverso un commento e ti chiedo di iscriverti al canale per allargare questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Grazie per tutto il video, arrivederci.